Ciao, lo so, il trading è interessantissimo, poi con le persone che lo fanno sembrare così eccitante. Adesso ti faccio vedere io quali sono, secondo me, i 4 step più importanti e necessari per intraprendere questa carriera, ok? A dopo. Ti consiglio di mettere like e subscribe al mio canale perché andremo a parlare di discorsi molto importanti e interessanti, ok? Andiamo. Oggi un argomento molto interessante. Secondo me i 4 step più importanti sono: numero 1, informarsi veramente su che cos'è questo mestiere, di cosa è fatto, che cosa comporta, tutte queste cose. Vediamo un attimo. Ho fatto un video a riguardo, il primo step, che praticamente va a toccare i punti chiave e i punti salienti di questo business. Alla fine la domanda da porsi è: perché voglio fare trading? Che cosa voglio dal trading? Qual è il mio fine? Qual è lo scopo? Questo fin dal principio dobbiamo capirlo. Questo è importante. Senza un fine più che valido, perché il fine non può essere voglio fare tanti soldi, non può essere quello. Deve esserci qualcosa di più grande, di più ampio, di profondo. Poi si tratta di essere onesti con se stessi. I media ci mentono, non esistono Lambo, non esistono Ferrari, eccetera. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Entrare nella modalità zero aspettative. Allo step numero 2, che è mettere da parte del denaro. Perché senza mettere da parte del denaro non riusciremo mai a intraprendere un rischio serenamente. E vi dico un'altra cosa, questa qua è una frase, virgolettatela perché è importantissima. Scared money do not make money. Terzo step molto importante da non sottovalutare, perché può far paura, può bloccare la propria mentalità. Invece noi dobbiamo rimanere sempre focalizzati. Focus, importantissimo ragazzi. Mai, mai demordere. Ok? Terzo step è andare su YouTube e studiare. Ok? Guardiamoci tutti i video possibili su cos'è il day trading, su psicologia del day trading, leggere i grafici, controllare i grafici, analisi tecnica, price action, live trading, che cos'è un level 2, che cos'è il bid, l'ask, tutte queste cose, tutta la terminologia. Questo è super, super importante e bisogna passare ore, giorni e notti, ok? Facendo questo. È sempre incluso nel terzo step. Una volta che abbiamo immagazzinato un po' di conoscenza, ci prendiamo un bel programma di grafici e io vi posso consigliare TradingView. Io adoro questo programma di grafici perché mi consente di avere sia lo scanner che il grafico aperti sempre. È ovvio che costa, e adesso non mi ricordo quanto è l'abbonamento annuo, ma se intorno ai 300 euro. Non serve aprire un broker ancora, ok? Non serve, è inutile. Programma di grafici e YouTube. E poi andatevi a vedere nella descrizione del video perché io vi consiglio dei libri da leggere. Comprateli, leggeteli, oppure comprateli e ascoltateli. È indifferente. Però guardare YouTube giorno e notte, occhiaie. Io ne avevo tanti di occhiaie. Programma di grafici per vedere come muove veramente un grafico in tempo reale, perché sennò non serve a niente. E controllare con lo scanner, già provare delle impostazioni e poi osservare le azioni che abbiamo visto nel premercato, come lavorano nel mercato, e in più leggere i libri. Guardate quelli che consiglio. Andiamo allo step numero 4 adesso. Il quarto step è cruciale. Il quarto step tratta del trovare una persona, nominata solitamente mentore, di cui vi possiate fidare. Ok? Non è detto che quella persona lavori gratis.
non è detto che quella persona faccia corsi, non è detto che quella persona abbia solo una chatroom, però deve ispirarvi fiducia, deve piacervi, deve avervi già dato un'idea di come opera, in maniera che voi vi possiate fare un'idea di quello che vi può trasmettere, ok? Il trading non è un business che si può insegnare, è impossibile. Il trading è una cosa che si apprende con il tempo, si assorbe tramite il movimento delle candele, è una cosa delicata. Ognuno di noi ha una propensione a un rischio, ok? E determinati movimenti danno più o meno rischio e quindi ognuno di noi deve capire, apprendere, immedesimarsi in quelle determinate azioni che più ci aggradano, ok? Quindi non esiste una persona che possa insegnare il day trading. Quindi il quarto step è cruciale. Dovete trovare qualcuno che sia in grado di trasmettervi passione e perseveranza, ok? Mai mollare però, perché chi molla, sicuro non riesce. Ci saranno dei momenti in cui desidererete con tutto il vostro cuore di non aver mai messo gli occhi in questa carriera. Mai. Io stesso ci sono passato. Porca miseria, ci sono passato più di una volta. Quando inizi che perdi soldi e quando magari apri una giornata intera, non c'è niente che si muove, tutto morto. Con tutto me stesso volevo non aver nemmeno l'idea di che cosa fosse questo ambiente. Adesso invece, adesso io lo amo con tutto il cuore. E cavolo ragazzi, l'avessi capito subito che non aspettandomi nulla avrei ottenuto di più. Porca miseria. Controsenso, eh. E un'altra cosa, una volta che avete trovato il mentore, avete già i grafici, avete già comunque qualche cosa alle spalle e dovete poi anche aprire un broker e iniziare però con soldi finti. Ragazzi, toglietevi dalla testa di iniziare con soldi veri perché vi fate male, vi bruciate subito. Perché quando tu hai immagazzinato dati nella tua mente di come muove un grafico, di come muove quella determinata azione con quel determinato volume, ok? Una volta che avete immagazzinato queste cose non siete ancora pronti. Voi dovete fare paper trading, si chiama così, quando fate simulazione di trading. La simulazione di trading è vero, quello che dicono è vero, che non va a mettere di mezzo l'emotività, è vero. Però se voi sapete che poi aprirete un account di $3.000 e andate a lavorare sul paper trading con $100.000, state sbagliando tutto. Se aprirete un account da $3.000, voi dovete usare un paper trading da $3.000, ok? Perché deve essere pari a quello che poi farete con i soldi veri, perché se no non serve a niente. Voi dovete capire quanto rischiare, poi ne parleremo ovviamente, quanto rischiare in base all'account che avete, ok? Quindi il paper trading è importantissimo perché accosta al tipo di movimento anche l'operatività, ok? E il mentore vi deve riuscire a trasmettere la motivazione giusta e necessaria per l'operatività, ok? Spero di avervi reso un po' le idee chiare, spero. Questi sono gli step che avrei voluto fare io. Detto questo, io vi auguro una splendida giornata, un splendido weekend e buon apprendimento. In bocca al lupo. Al prossimo video dove spiegheremo magari con quanti soldi iniziare. Non lo so, vediamo. Ciao. Aspetta, ma non ti sei iscritto e non hai messo like? Fallo, perché devi perderti queste cose? Cavolo! Lascia anche un commento, ti rispondo, provaci. Ciao, alla prossima.